Ciao a tutti, abbiamo con noi Eva, grande ritorno. Ciao Eva. Ciao a tutti, buonasera Ciao. dottoressa, Ciao, mi fa molto piacere di riaverti con noi, anche a me. anche perché c'è qualcuno che poi a distanza di tempo, no, comincia a chiedersi ma come sta Eva. Adesso sta meglio, è più contenta, più felice, eccetera. Allora noi volevamo riprendere alcuni discorsi che avevamo già affrontato nelle interviste precedenti e magari facciamo anche una sintesi così della tua vicenda in modo da, così da dare delle coordinate e fare anche un po' un resoconto un po' in scalare, nel senso come le manipolazioni sono iniziate, si sono intensificate, quindi andando sempre più ad accrescersi insieme anche poi ad abusi veri e propri, quindi come si è intensificato un po' tutto questo procedere dei vari abusi fino poi allo scarto in pratica. Quindi un po' questa parabola ascendente, se vogliamo definirla così, ma anche discendente, perché poi insomma, come si sa, queste vicende iniziano con quelli che io chiamo fuochi artificiali, poi insomma invece diventano dei fuochi di altro tipo, no? Sì, sì, altro che E, fuochi. eh, e tu sei stata quindi in relazione con questo ragazzo, diciamo, questo uomo tuo coetaneo, Più o comunque un meno. po', sì, più o meno, un po' nel tuo entourage, insomma, nelle tue conoscenze. E quindi quanto è durata questa relazione? La relazione è durata 8 anni, di cui 6 anni di convivenza. Ecco. Mm. Quindi diciamo all'inizio ovviamente tu vedevi in questo uomo insomma molte qualità, molte cose positive, magari anche un appoggio che lui ti ha dato comunque inizialmente. Sì, sicuramente diciamo il modo in cui mi ha conquistata maggiormente, al di là del fatto che a me lui piaceva molto, in generale mi piaceva già da prima che la relazione iniziasse o che comunque tutto il processo che ha portato a un rapporto di coppia iniziasse. E lo trovavo comunque una persona interessante, attraente, eccetera, eccetera, ma ovviamente il modo di corteggiarmi più efficace che ha avuto è stato quello di colmare delle carenze affettive piuttosto importanti che derivano da una vicenda familiare, personale piuttosto complessa e sulle quali evidentemente io non avevo ancora lavorato a sufficienza, ma questa è sicuramente l'occasione migliore che mi possa essere capitata, anche perché peggio di così non so come possa andare, forse solamente il peggio nel vero senso del termine, però lui diciamo che si è posto subito in una posizione di, come dire, figura protettiva. È quasi, diciamo, un sostituto di una figura genitoriale, in qualche modo. Si prendeva cura di me, soprattutto appunto, come dicevo nelle altre puntate, tra virgolette, da un punto di vista materiale, anche se per me quelle erano delle vere e proprie coccole. Ecco, non erano eh, favori, non erano. Io piano piano stavo giungendo a una piena, stavo lentamente giungendo a una piena indipendenza economica, nonostante vivessi con lui e avessi un lavoro, insomma, part-time, che di certo non mi consentiva di vivere da sola al di fuori di casa, però ecco, ci tenevo in ogni caso ad avere la mia indipendenza, ma quello che lui faceva per me aveva un valore affettivo, più che materiale in senso stretto. Rappresentava per me quelle cure che mi sono mancate e che ho desiderato, di cui sono stata affamata per tanto tempo. Io ho fatto l'enorme
cavolata di aprirmi, di fidarmi subito di questa persona, come non mi ero mai fidata di nessuno inizialmente. E quindi mi sono aperta completamente e nel giro di breve tempo, cosa che non farò mai più nella vita e che non avrei dovuto fare, come forse non avevo mai fatto prima di allora, ho raccontato parecchie di queste cose che mi affliggevano. Beh, Questo dici, tutto. ecco, cavolate, però insomma è normale, no? Quando si è un rapporto di coppia, adesso c'è veramente qualcosa di autentico, però chiaramente no, è normale, insomma, aprirsi, raccontare di sé, dire di sé, mostrarsi in quello che effettivamente si è. Insomma, Sì, poi a me piace molto condividere qualsiasi cosa con una persona con cui condivido la vita, mi piace confrontarmi, ecco, imparare anche dall'esperienza altrui e da quello che l'altro ha da dire in merito. Quindi, lui, ecco, ha capito, cioè secondo te l'ha fatto scientemente, quindi di utilizzare questa tua apertura, era quello che si aspettava, c'è stata una specie di manipolazione anche da questo punto di vista? allora, io sono molto dubbiosa su questo aspetto, soprattutto sulle fasi iniziali. E non tanto in realtà per il fatto che anche oggi, ripensando a quello che è accaduto e al suo comportamento nei miei confronti, lui sembrava effettivamente enormemente coinvolto dalla sottoscritta, sembrava proprio innamorato, comunque fortemente infatuato e lo è stato per parecchio tempo, anche se appunto come dicevamo le altre volte, subito dopo l'inizio della convivenza ha iniziato a esserci molto lentamente, gradualmente una discesa verso gli inferi, chiamiamola così, però alternata inizialmente, cioè a comportamenti benevoli, gli stessi che ha avuto nella fase iniziale di bombardamento, ehm, che però col tempo sono venuti a scemare sempre di più. Mm. Ma ci sono stati fino allo scarto, anche se sempre più raramente, e con intensità sempre minore, diciamo. Però ciò che mi rende dubbiosa, al di là delle impressioni che ho avuto io del suo comportamento, che comunque ho avuto la prova di quanto bene sappiano recitare e quindi anche se a una persona pur intuitiva come me, spesso le vere intenzioni delle persone non mi sfuggono, in questo caso probabilmente mi è sfuggita perché io non ho mai visto veramente, sono impressionata dalla loro capacità recitativa, perché fondamentalmente riescono a simulare qualsiasi stato d'animo riescono, quelli che ho conosciuto io, insomma, in un modo davvero sorprendente. Quindi non voglio fare affidamento sui miei ricordi in questo senso. Più che altro è che essendo stata io la sua prima compagna, Mm. non so, non avendo lui esperienze pregresse, quanto possa essersi reso conto di ciò che poteva essere o fare in una relazione. Perché forse il mio caso è un po' anomalo anche da questo punto di vista. Si è abituati a pensare che quando si ha a che fare con un narcisista o chi per lui comunque un disturbo affine, in ogni caso si abbia a che fare con una persona che ha alle spalle una fila di relazioni, quando nel mio caso a quanto pare non è stato così, quindi sarà stato cosciente, se ne sarà reso conto nel mentre della relazione. L'unica cosa che mi fa pensare che lui fosse cosciente di quello che faceva è il rapporto di cui ho già accennato nelle volte precedenti con questo suo amico, questa sua amicizia che poi si è rivelato essere come lui, se non addirittura con capacità recitative ancora migliori. E, insomma, ripensando ad alcuni atteggiamenti di loro due insieme, ai sorrisi ammiccanti e anche un po' strafottenti nei confronti delle persone che avevano intorno, alla loro complicità, i loro sguardi, le loro, come dire, le loro sfide
per mostrare a se stessi poi chi poteva avere più successo anche in una conversazione, magari con altre persone, che via via si sono fatte più palesi. Ecco sì, forse la consapevolezza c'era a questo punto, perché Se ne intendevano. sì, se la intendevano, ma il mistero per me rimane quanto, rimane se loro ne parlino, se sappiano esattamente con tanto di definizioni alla mano quello che sono, o se semplicemente sanno che la loro natura è quella e quindi magari si sentono speciali in questo, ma non sanno dare un nome a questa cosa. Poi il nome gliel'ho dato io perché gliel'ho detto in faccia a entrambi. Però e quindi magari, non so, due cose se le sono anche guardate. Sì, sì, Però sì. ripensando anche a conversazioni che ho avuto anche io da sola con quest'altro amico, mi viene quasi da pensare che lui sapesse tutto, e quindi di conseguenza doveva saperlo anche l'altro. Sì, beh, se poi gliel'hai anche così, gli hai messo la pulce nell'orecchio, sicuramente sono andati a cercare di capirne di più. Sono curiosi, sono comunque personalità estremamente curiose, se gli si indica quello che loro possono essere o sono, certamente vanno ad approfondire la questione. Poi volevo dire, sì, tu dicevi ci si aspetta un background, insomma, di tante relazioni o di molte relazioni, ma comunque siete relativamente, insomma, giovani, nel senso, quindi se c'è stata una relazione di 8 anni, nulla toglie, voglio dire che tu magari sei una prima di tante altre, Sì, ma anche certo. no, perché non è neanche detto che comunque, insomma, tutti i narcisisti debbano per forza avere tante relazioni, ecco, No, no, anzi. ma infatti la differenza che ho notato è che non mi ha mai nemmeno permesso di associare queste due persone nella loro malignità, o comunque di associarle a un medesimo stile di comportamento, magari abusante. È proprio il fatto che l'uno aveva una serie infinita di relazioni di breve termine, e l'altro, cioè quello che stava con me, da quanto ho capito, predilige relazioni più lunghe, durature, anche anni, e insomma ha il vizietto del sadismo psicologico, quindi gli piace molto esaurire e distruggere le persone con cui è in relazione. Quell'altro invece, sì, ho sentito voci da parte di chi ha avuto comunque ehm, dei trascorsi con lui, con questo amico, che in realtà anche lui mette in atto triangolazioni, anche lui mette in atto soprattutto triangolazioni in realtà, perché appunto lui l'harem pregresso ce l'ha veramente, e anche ex che gli sono rimaste amiche, cose di questo tipo. Però anche svalutazioni, ma di solito la cosa è abbastanza breve, si risolve con uno scarto quando poi viene trovata un'altra persona. Fra l'altro, quando mi è capitato l'ultima volta di parlare con questa persona privatamente, che stavo quasi per smascherarlo in realtà, e cominciavo in quel momento ad avere qualche dubbio anche su di lui, e per averlo solo dopo 8 anni, per una persona anche che è venuta in vacanza con te, che è rimasta a dormire dei giorni a casa tua, eccetera, deve essere stato veramente molto, molto, molto bravo. È una persona che si rende molto simpatica, molto brillante, si fa voler bene, sembra molto buono. E lui, diciamo, io gli ho spiegato che secondo me, sì, cioè, per carità, senza nulla togliere alle avventure o a dei periodi magari di maggiore leggerezza che una persona si vuole vivere anche da un punto di vista sessuale, chiamiamolo solo sessuale alla fine, però gli ho detto, gli ho spiegato che secondo me è anche bello costruire qualcosa con qualcuno negli anni. Va bene il divertimento, però mica per tutta la vita, o comunque sempre quegli stessi schemi, poi verrebbe a noia anche quello, no? Gli ho fatto capire un po' il mio punto di vista, lui mi ha detto che questo è il mio schema mentale, e lui non fa parte del mio schema mentale, e lui ha il suo, e quindi E quale sarebbe questo suo schema mentale? è che le relazioni stabili, cioè che lui non è portato, non è fatto per le relazioni stabili, per i legami duraturi, e che alla fine, quando ci si stanca di una persona,
c'è sempre un'altra alla portata di mano con cui sostituirla o Stai parlando comunque del tuo ex, Eva? no, del Ah, dialogo che ho avuto dell'altro. con l'amico l'ultima volta. Mm. Mentre invece il tuo ex ti dava un'altra versione? Cioè lui Mm, parlava delle relazioni in che modo? ecco, questa è una cosa molto interessante da chiedere in effetti perché lui mi ha più che detto, perché non l'ha mai detto e me ne sono resa conto solamente dopo la fine della relazione, quando poi ho rivisto a ritroso tutto, stavo iniziando a unire tutti i puntini. E, in realtà mi ha fatto intendere di avere un'altra versione, di voler costruire qualcosa di importante anche per tutta la vita, eccetera, solamente in fase di scarto abbiamo avuto un dialogo in cui a questo punto secondo me è stato anche sincero. Io non so perché lui abbia avuto questa intenzione di scoprire le carte in quella fase così tanto da perdermi poi alla fine, perché lui in realtà aveva tutto l'interesse nel tenermi legata e me lo diceva sempre, sia in amicizia ma poi anche per eventuali ritorni. Mm. E lui mi ha detto esplicitamente che, insomma, io mi sono lamentata, gli ho detto, se tu mi hai sempre criticato, mi hai sempre denigrato, adesso stai con questa persona nuova che ti sembra perfetta e sei tutto contento, tutto esaltato, ti guardi allo specchio come se tu fossi il re del mondo, tutto impettito, però guarda che non esiste una persona perfetta. Cioè, non, cosa farai quando salteranno fuori anche i difetti di questa persona con cui stai? Cioè, cosa succede nella tua testa? E lui mi ha detto, ma innanzitutto conta il mio interesse e dopo viene quello degli altri. Io gli ho detto, ma io non la penso molto così, sinceramente, perché sì, cioè il mio interesse, per come la vedo io e per quello che ho detto anche a lui, va di pari passo con quello altrui. Io non riesco a percepire da sempre il mio interesse come slegato dall'interesse altrui. C'è una sorta di filo conduttore, c'è una sorta di unità. Certo che poi è ovvio che magari voglio più bene a me stessa che allo sconosciuto che vedo adesso passare sul marciapiede, per carità, o a mia madre o a qualcun altro, cioè siamo umani, però comunque non me la sento di dire viene prima il mio interesse e casomai dopo quello altrui. Lui mi ha detto così, mi ha detto no, ma è impossibile, siamo fatti tutti così. Cioè, E cioè, in pratica lui ti diceva che il primo interesse eri quindi tu, no, 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 lui mi diceva prima viene il mio interesse e cioè poi quello delle altre persone, cioè il il suo. suo personale e poi quello Esatto. delle altre persone. Ah, Poi ok. Eventualmente. eventualmente quello delle altre persone e mi ha detto quindi se anche questa non va bene la mando al diavolo e gli ho detto sì ho capito, gli ho detto ma non esiste una persona perfetta, tu non potrai mai trovare la perfezione negli altri, cioè, ma potrei anche amare i difetti, gli ho detto, ma perché no? Ma per carità, accettarli, comunque venire a compromessi, tutti abbiamo dei difetti. Gli ho detto, però non esiste la donna che hai in mente tu. E lui mi ha detto, ma guarda, vedremo, vedremo. Mi ha detto, se quelle prossime che avrò presenteranno dei difetti, continuerò a cambiarle finché non arriverà quella ideale. Auguri della serie, come si dice. E in quell'occasione, ma beh, più narcisistico di questo discorso, io non Eh no. beh, sì, ma anche, sì, non solo narcisistico, machiavellico, idealistico sicuramente, non so quante altre cose poi si può mettere in questa cosa. Poi fra l'altro ha menzionato solo in quel caso e per la prima volta quest'amico che generalmente quando noi stavamo insieme il comportamento di questo amico che continuava a cambiare partner repentinamente, se le teneva massimo
2 settimane, 1 mese, 3 mesi, alcune poche sono durate 2, 3 anni, però generalmente ne cambia continuamente. Lui l'ha sempre, il mio compagno l'ha sempre un po' sfottuto, questo amico, per il comportamento che aveva, perché diceva che era un bamboccio che si infatuava continuamente e non aveva finito di infatuarsi di una che si infatuava subito di un'altra e quindi teneva le altre in sospeso, le prendeva un po' in giro per tenersele buone, però lui non riusciva a non cedere a queste infatuazioni continue che aveva e lo sfotteva pure. Però in quell'occasione, durante lo scarto, quando parlammo di quella questione lì, mi disse, vedi come fa lui? Riferendosi all'amico, Sì. dice, lui fa la vita perfetta. Mi ha detto, posso sempre fare la sua vita, no? Mm. Beh, era un modo per colpirti probabilmente anche quello, perché cioè, poteva anche risparmiarsi dal dire quelle cose, in fondo. Però era la prima volta che lo diceva, cioè mi ha fatto Cioè, era sempre proprio un intendere infierire, altro. infieriva in quel modo con te, cioè, oltre al danno, come si dice, la beffa, insomma. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Poi era difficile parlare con lui in quei giorni. Io ho provato, ehm, tra l'altro commentavo a tutto spiano anche nel canale perché ero disperata, non sapevo più che cosa fare. Ho provato ad avere un dialogo e diciamo a farlo parlare in modo sincero. Qualche occasione c'è stata, ma secondo me sono state occasioni anche di scarsa lucidità da parte sua, perché per esempio mi è capitato di dirgli, ma scusa, ma tu stavamo discutendo pesantemente, animatamente, e lui non sopportava più l'idea di avermi intorno. Ovviamente colpevolizzava me di questo e diceva che non poteva sopportare la mia presenza ed era sempre fuori con quest'altra donna. E quindi era sempre sbrigativa anche la conversazione e ogni volta che io provavo a parlare molto spesso mi ritrovavo piegata in due a terra dal dolore di stomaco, ma non perché mi mettesse le mani addosso, per le cattiverie che mi scatenava contro, e pur di allontanarmi, però una volta io gli dissi anche, ma scusa, tu continui a trattarmi in questo modo, continui a insultarmi, a denigrarmi, a brutalizzarmi così e ti aspetteresti anche che un domani io torni con te se tu volessi tornare indietro, come mi hai detto l'altro giorno. E lui mi ha detto sì, ma guarda, ci sto quasi ripensando, mi ha detto, perché se continui veramente a rompermi le scatole in questo modo, guarda che io non ci torno a ripescarti. Sì, 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 sì. L'ho usato io il termine ripescare e lui l'ha Sì, sì. ripreso, Mm. però Ah, sì. come Sì, se mi sì, facesse un certo. favore, no? Sì, insomma, ormai era nel ruolo del concessore, di colui che concede anche, anche nell'infierire con te, era comunque sempre nel ruolo di chi concede. Di chi concede la violenza psicologica, c'è una follia Esatto, pedistica, esatto. è una cosa pazzesca. E tu dicevi prima che lui comunque si era anche lui infatuato, perché parliamo sempre di infatuazione, di Sì. invaghimento, insomma, non chiaramente di amore. Però anche nello stesso tempo parlavi di recita. Quindi ecco, tu come vedi queste cose? Cioè, da un lato tu sentivi che magari lui c'era qualcosa in lui, insomma, in termini non di sentimento, ma comunque così di coinvolgimento. Dall'altro lato, però, c'era la recita. E quindi, quando è che perlomeno la recita, secondo te, è iniziata o come queste due cose si possono conciliare, diciamo? Allora, Forse è difficile il discorso, magari. è un po' difficile perché non riesco esattamente a localizzare in un punto specifico a livello temporale un momento di inizio, perché con questa gradualità è veramente difficile. Io so soltanto che i primi segnali di insofferenza che lui ha dato nei miei confronti sono stati appunto subito con l'inizio della convivenza, però erano delle questioni molto blande, tant'è che lui aveva iniziato a comportarsi male, addirittura aveva iniziato
durante delle discussioni, delle liti, a insultarmi, e io insomma inizialmente ci rimasi molto male. Poi col tempo mi sono come, a un certo punto, in una certa fase centrale, mi sono come assuefatta a questi comportamenti. E salvo poi, quando si sono fatti davvero tanto insostenibili, iniziare a informarmi e a chiedere aiuto nei centri antiviolenza e timidamente a parlarne con qualcuno, nello specifico con 2 persone. Però inizialmente in realtà avevo cercato di ribellarmi. E mi ricordo che mi lamentai anche con suo padre di questo comportamento, di questo insulto che avevo ricevuto. Però, come dicevo anche la prima volta che avevamo fatto l'intervista, lui in quella fase iniziale mi veniva a cercare dopo le discussioni e tornava a essere molto dolce, quello dei primi tempi proprio. Non voleva discutere. Io provavo continuamente e cercavo in tutti i modi di discutere, di fare il punto della situazione, continuavo a dirgli che bisogna imparare dai propri errori, dalle discussioni, eccetera. Con lui non c'era verso, si avvicinava, era molto carino, molto dolce, molto tenero e stop. A un certo punto io cedevo e cedevo e basta, sperando che fossero degli episodi, sperando stupidamente, perché in realtà già sapevo da esperienze familiari pregresse, ma sapevo anche da letture che avevo fatto, da interventi che avevo ascoltato in precedenza, quanto generalmente una donna che si trova a vivere in una condizione di violenza domestica speri sempre che il compagno cambi, ma in realtà non è mai così, è una cosa che sappiamo tutte, perché ormai l'abbiamo sentito da tutte le parti, però quando ti trovi in quella situazione non è così immediato, eh. No, certo. Non è così automatico fare il collegamento, soprattutto quando c'è manipolazione e violenza psicologica così sottile. Diciamo che col tempo ho imparato a prendere queste pause dalla violenza e da abusi che si facevano sempre più manifesti e sempre più insostenibili, come dei momenti di riposo. Nel senso che mi sentivo come camminare sulle uova, perché magari lui dal nulla, con un pretesto, scatenava una lite. Magari, per carità, la lite nasceva anche da me in alcune occasioni, perché comunque vivevo in una condizione di stress costante ed ero generalmente piuttosto nervosa. Però spesso le iniziava lui e a queste liti, a queste discussioni anche pesanti, in cui lui aveva sempre la meglio, perché lui doveva prevaricare, cioè non si poteva discutere con lui, non poteva l'atteggiamento era quello di uno che non voleva trovare un punto d'incontro, non lo voleva. Mm, Voleva fare esattamente quello che stava facendo, ma coscientemente, pienamente coscientemente me ne sono accorta solo molto più tardi e a seguito di queste discussioni seguiva sempre un periodo di silenzio totale da parte sua che durava mediamente una settimana. E questi silenzi sono diventati sempre più frequenti e lunghi col passare del tempo, e i momenti di pace, non parliamo addirittura di amore, ma comunque neanche di tenerezza, diciamo, erano sempre più rari, ma anche l'atteggiamento che lui assumeva nei miei confronti era sempre meno coinvolto Quindi lui negli anni. praticamente non ti parlava, aveva una cortina come di muro di fronte a sé, tu gli parlavi magari e lui non ti rispondeva.
Era così? Cioè, com'erano questi silenzi, insomma? Allora, premetto il fatto che questi silenzi mi hanno sempre fatto anche molto soffrire, Adesso. perché e probabilmente, mentre li vivevo, non mi rendevo conto nemmeno di quanto mi facessero soffrire. Però, quando ero in casa, perché io mi facevo i fatti miei con rassegnazione, Mm. sapendo che questo non mi parlava, Sì. però ripensandoci in più di un'occasione, spesso in realtà quando io lavoravo di pomeriggio, lavoravo qualche ora al pomeriggio, mi ritrovavo sul posto di lavoro quando ero sola a piangere. Quindi vuol dire che qualche effetto questi silenzi me lo facevano. Ma questi silenzi quando accadevano, quando, non so, c'era un conflitto tra voi, lui si sentiva offeso? Sì, 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 generalmente si sentiva Sì. molto offeso, per qualcosa che potevo aver detto o per qualcosa che potevo non aver Mm. fatto, Sì. che secondo lui avrei dovuto fare. Era un totale momento di stordimento per me, perché quando uscivo da quelle discussioni, spesso non mi ricordavo più nemmeno come e perché erano iniziate e tanti passaggi anche intermedi non me li ricordavo molto bene. So soltanto che lui rimaneva in silenzio senza nemmeno salutarmi, in casa. Cioè si comportava come se io non esistessi, mangiava per i fatti suoi, mi ignorava quando ci mettevamo a letto insieme per dormire, però come già ti dicevo, ti scrivevo in un commento da cui poi tu hai tratto un video, ogni tanto è capitato che lui era seduto sul divano magari e guardava la TV, impenetrabile completamente, cioè sembrava, che io non esistessi neanche e io magari, non so, andavo per fumarmi una sigaretta sul balcone di fronte a lui, di fianco al televisore, e mentre mi dirigevo verso la porta per aprirla, m'è scappato lo sguardo indietro a guardarlo e ho notato queste scene in cui lui magari aveva il computer davanti, il televisore ancora, più distante davanti a sé, abbassava lo schermo del computer, mi guardava sogghignando. Mm. Quindi Sì. mi teneva sotto controllo comunque, non è che mi ignorava del tutto. Sì, certo. Ehm, E, quindi tu praticamente rimandavi comunque il silenzio, oppure provavi a parlargli e a un certo punto ti sei rassegnata. Guarda, l'ha fatto tante di quelle volte e per così tanti anni che non posso dirti che tutte le volte io ci abbia provato. Certo. Molte Ormai tu eri anche volte abituata, insomma. sì, oramai sì, molte volte mi facevo gli affari miei, magari io avevo una stanza tutta per me, che era un po' lo studio di casa, la camera degli ospiti, se così la vogliamo chiamare, e mi mettevo lì, studiavo un po', leggevo, stavo al computer, facevo le mie cose e poi oppure uscivo magari con un'amica o magari anche da sola, perché io esco anche molto da sola a fare passeggiate, camminate, eccetera, eccetera, andavo a lavorare e basta, mi rassegnavo. Al massimo se dovevo chiedergli qualcosa che non sapevo fare, che magari lui sapeva fare e mi serviva una mano da lui magari o non lo faceva per dispetto, oppure il più delle volte lo faceva sbrigativamente senza neanche parlarmi. Nelle poche occasioni, cioè le occasioni che ricordo meglio in cui ho provato, perché poi io gli ho fatto tanti di quei monologhi, e li chiamo monologhi non a caso, per Certo. cercare di, mi spremevo proprio il cervello per cercare di andare incontro al suo stato d'animo, al suo punto di vista, per cercare di esprimergli il mio, ma lui fingeva di non capire, non è che non capiva. Certo. Faceva finta di non capire, perché la tattica mortifera di questi soggetti è che tu ci caschi, perché anche quando c'è del sadismo, in realtà, quando ci sono questi sorrisetti di goduria, di godimento, che poi ti rendi conto essere stati del tutto sadici, in realtà ci caschi perché loro
fanno quelli che cascano dalle nuvole. Non comprendo, hai una visione distorta della realtà, ma veramente tu non ti ricordi quello che mi hai detto l'altra volta, non mi hai detto questo l'altra volta. Oppure ovviamente sei pazza, sei pazza, sei pazza, sei pazza, sei pazza continuamente. Ero sempre instabile, dovevo andare a farmi curare, mi diceva che si preoccupava per la mia salute perché dicevo delle cose un po' strane. E Sì, fa anche ridere, insomma, fa un po' sorridere. diceva che siccome Cioè, sono anche cose pesanti, voglio dire, prima di arrivare a incolpare così, che poi voglio dire, anche se fosse vero che una persona ha questi problemi, uno non va ovviamente ad infierire appunto, come sulla dicevamo l'altra patologia. volta, Sì, esatto, come dicevamo l'altra volta, se uno comunque si esatto. preoccupa per la propria compagna, innanzitutto non assume quell'atteggiamento abusante, Già, infatti. prima di tutto. E poi secondariamente quello che io gli rispondevo ogni volta, perché soprattutto nell'ultimo periodo, in realtà, quando lui aveva già conosciuto la persona con cui mi ha sostituito, insisteva quotidianamente che i suoi problemi derivavano da me, perché io, a causa dei miei trascorsi di vita così pesanti, avevo sviluppato degli enormi problemi mentali e dovevo andare a farmi curare. Allora gli ho detto, ascolta, gliel'ho detto tante volte, gli ho detto, senti, io francamente non ho nessun problema ad andare in terapia. Gli ho detto, non ho problemi ad andare a vedere uno psicoterapeuta o anche uno psichiatra, o ci sono già stata nella mia vita quando avevo, insomma, magari dei periodi difficili, eccetera. Però sai cos'è che mi dà fastidio di questa situazione? Gli dicevo, non è tanto il fatto di pensare a me stessa che vada dallo psicologo o dallo psichiatra, è il fatto che tu mi voglia imporre questa cosa e tu non ti metti in discussione. È il fatto che secondo me dovremmo andarci entrambi, secondo me dovresti andarci anche tu, perché secondo me anche tu, forse più di me, volevo dirgli, ma non gliel'ho detto, hai dei problemi grossi e quindi andiamoci insieme. Vuoi che ci vada io? Benissimo, io ci vado, ma dimostrami che anche tu sei in grado di farlo. Perché io devo prendere il tuo suggerimento come se fosse la Bibbia e tu invece non ascolti minimamente quello che ti consiglio io di fare? Perché io devo assecondare le tue richieste e tu non assecondi mai le mie? Era tutta una questione così. Comunque, quando io cercavo di rompere il silenzio in quelle occasioni, gli andavo vicino e gli dicevo: ascolta, possiamo parlare per favore con tutta la calma del mondo, con tutta la comprensione reciproca, a parte il fatto che quando parlavo magari di comprensione reciproca oppure usavo termini analoghi e lui non mi lasciava nemmeno finire di essere serena in queste mie proposte perché alzava gli occhi al cielo, faceva spallucce, sbuffava, magari mi faceva intendere che io dicessi falsità o comunque cose che poi non avrei mantenuto, cose di questo tipo. E alla fine gli dicevo, proviamo a risolvere questa situazione. Parecchie volte mi sono sentita dire, prima mi chiedi scusa. Di cosa? Io gli dicevo: "No, io non sento di doverti chiedere scusa perché allora, gli ho allora, gli ho detto: "Eventualmente, se dopo una discussione salteranno fuori mie responsabilità, però deve essere una discussione alla pari, in cui entrambi insieme, con una certa complicità, decidiamo cioè, capiamo insieme chi ha responsabilità di cosa, senza atteggiamenti colpevolizzanti, perché chiunque può sbagliare. Però gli ho detto, se salteranno fuori mie responsabilità, io non ho problemi a chiederti scusa. Quindi non mi puoi imporre, siamo sempre le discussioni erano sempre quelle. Lui mi imponeva Sì. cose che io dovevo accettare, acriticamente se non le accettavo o se le mettevo in discussione, per lui era assolutamente intollerabile. Mm, Lui che trascorsi infantili ha? Lui ha trascorsi infantili
Beh, qualcosa ho già accennato le altre volte. Per quanto riguarda la sua relazione con i genitori, c'erano atteggiamenti, da quanto mi ha raccontato solo i primi tempi, perché poi non mi ha raccontato più niente, estremamente punitivi se lui non soddisfava le aspettative dei genitori. Sì. Però io questa cosa l'avevo colta subito, ancora prima di capire della violenza psicologica, ancora prima, molto prima di approdare al narcisismo, e lì ci sono approdata solamente in una fase finale. Già all'inizio, che quando questi problemi avevano appena iniziato a presentarsi, io avevo già colto questo atteggiamento punitivo da parte sua nei miei confronti e gli dicevo, guarda che se tu ce l'hai coi tuoi, perché ti mettevano in punizione, non è colpa mia. Gli dicevo, guarda che prenditela con loro, non lo so, Sì. vai in terapia, fai qualcosa, però non te la devi prendere con me, non è che devi punire me. E lui però non rispondeva mai, non rispondeva mai. Io già quando tu e io avevamo fatto il consulto telefonico, ti avevo raccontato un episodio per me molto significativo, anche lì ancora prima di prendere consapevolezza di quale potesse essere il suo e il nostro problema in realtà, perché poi è sempre stato un problema anche mio, ovviamente, quando c'è dipendenza affettiva o insomma debolezza in questo senso, è sempre anche un problema della cosiddetta vittima. E io una sera, nonostante fosse quasi sempre lui a prendere il sopravvento nelle discussioni o comunque ad avere la meglio, averla vinta, anche se diceva che ero io ad averla, però era sempre lui, io riuscii in qualche modo, con la forza della dialettica probabilmente, a zittirlo e gli dissi, ascolta, facciamo un gioco. Gli dissi, facciamo una cosa carina. Io non ti giudico. Io non sono qui per giudicarti, io ti amo. Quindi sono qui casomai per aiutarti, per aiutare me stessa e per aiutare te, ci aiutiamo insieme. Gli ho detto, facciamo così, io ti elenco 3 miei difetti che ritengo, penso di avere. Tu mi elenchi un solo difetto tuo, perché avevo già capito Certo. che lui aveva dei grossi problemi con questa situazione. E gli ho detto uno solo, continuavo a dirgli, e lui aveva lo sguardo smarrito. Credo di averlo messo in difficoltà in quel momento perché non ha assunto un atteggiamento di superiorità suo solito, di arroganza o comunque di indifferenza. L'ho visto un po' smarrito, si è guardato intorno e poi si è girato dall'altra parte e non mi ha risposto. Certo, eh beh, ci mancherebbe che ne elenchi uno, anche solo uno, certo. A Sì. lui interessava molto che io non mi sentissi superiore a lui. Lui anche in fase di scarto un giorno secondo me delirava, perché non l'ho mai visto così delirante come la fase di scarto. Poi non so in realtà se loro in quella fase tendono a perdere il controllo per quello che ho potuto notare io, per una sorta di delirio di onnipotenza, di senso di onnipotenza. Però comunque il controllo, almeno con le parole, con gli atteggiamenti, secondo me eravamo lì per arrivare anche alle mani, c'eravamo quasi. L'ha perso in un modo veramente preoccupante, tant'è che una volta mi ha vista piangere, mh, piangere da non riuscire nemmeno a ribattere, nemmeno a rispondergli, nemmeno a parlare. Avevo veramente la lingua inchiodata in gola e lui si è messo a gridare sostenendo che il mio silenzio, il fatto che non gli stessi rispondendo, significava che io mi sentissi superiore a lui e di non osare sentirmi superiore a lui. Quindi quando lui stava in silenzio con te si sentiva superiore? Evidentemente, sì, e questa poi è la cosa sconvolgente, perché in quel momento non ho avuto la capacità di dirgli scusa, ma tutti i silenzi che hai fatto tu, ovviamente lui li poteva fare, io no, Eh vabbè. sì, certo. Ovviamente, perché quando gli chiedevi insomma che razza di atteggiamento fosse questo, lui mi rispondeva che lui è giusto. Giusto.
Lui è giusto, sì, perché non penso di sì, che lui si sentisse superiore, lui voleva sentirsi superiore in qualche modo, infatti aveva, poverino, a me fa anche, quando ci ripenso mi fa anche un po' di pena, mi fa anche un po' di tristezza, tenerezza, più che altro tristezza, perché è veramente un atteggiamento molto infantile questo di alzare la testa così, fare lo sguardo fiero, magari sporgeva anche la mascella, si guardava allo specchio a petto nudo, soprattutto in quella fase si guardava, si ammirava allo specchio e soprattutto dopo che io l'avevo, non so, potevo averlo ferito nell'orgoglio dopo una discussione. Che a me sembra molto fragile, Sì, però fragile con una corazza dura. che può far male molto agli altri, molto. Mentre lui quindi non è mai andato viceversa, insomma, rispetto a te, a cercare di fare qualche consulto, qualche scambio con qualche psicologo. Ma che Lui no, facciamo no, no. psicoterapia. No, 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 assolutamente, assolutamente. Tant'è che quando io gli dicevo che, vabbè, io ovviamente in quella fase finale, alla fine dalla terapeuta ci sono andata per uscire anche da questo pantano in cui mi sono venuta a trovare e poi ho colto l'occasione anche per conoscere meglio me stessa, per risolvere eventuali altre problematiche, perché insomma ne abbiamo tutti, chi più chi meno. E anzi, come ti dicevo, ho iniziato un bellissimo percorso di autocoscienza, autoconoscenza, di cui vado molto fiera e essere più consapevoli di sé è sicuramente uno strumento importante. Lui, quando io gli proponevo di fare la stessa cosa, rideva. Certo. Rideva nel senso che, ma rideva però con aria saccente, con arroganza. Mm, come, insomma, come quella volta che gli dissi, sempre nella fase finale, gli dissi, ma quindi insomma, io per te non ho qualità, non ne ho, non ho pregi. Oramai ero arrivata nonostante la tragedia, perché io non mi reggevo quasi in piedi dalla sofferenza e dalle botte morali che stavo prendendo, perché veramente la violenza psicologica non è meno di quella fisica. E io avevo, anche se sapevo che molto probabilmente le mani addosso non me le avrebbe messe, quando tornavo a casa dal lavoro in quella fase di separazione in casa, io avevo paura, ero terrorizzata all'idea di incontrarlo in casa. E quindi perché mi faceva del male, però insomma ho cercato di sdrammatizzare la situazione per cercare di non finire ad ammazzarmi un po' con lo studio che mi ha aiutato, lo studio dell'argomento Sì. e anche, diciamo, i tuoi video chiaramente hanno avuto un ruolo determinante e mi ha aiutato questo a mantenere i piedi ben piantati a terra perché lui cercava invece di farmi perdere il senno. Cioè, da una parte avevo lui che cercava di destrutturarmi completamente nel cervello e dall'altra avevo la mia tenacia e la mia curiosità intellettuale che mi ha portata poi ad avere a valutare i suoi comportamenti alla luce di quello che stavo ripassando o studiando in quel momento, al che io non ho più avuto dubbi su quello che mi sono trovata davanti, perché è da manuale, da Sì. copione proprio. E gli dissi in quell'occasione che io, insomma, assumevo un atteggiamento anche un po', cioè non strafottente, però un pochino lo liquidavo quando lui mi diceva le sue cose, perché poverino, ormai avevo capito che non stava bene e che aveva dei grossi problemi e io ne ero spaventata quando poi mi sono resa conto che ero chiusa in casa con un soggetto squilibrato, disturbato e per di più non empatico, insomma un po' di paura ti viene, perché Sì. pensi che può essere in grado, capace, è sadico per di più, quindi pensi che può essere capace di fare qualsiasi cosa, anche se poi il suo sadismo, secondo me, è prevalentemente psicologico, poi non so, magari un domani ce lo vediamo sul giornale, però con me è stato psicologico, se no non sarei qui a raccontarlo. Ma
e gli ho chiesto appunto se secondo lui io non avessi qualità. Così, perché stavo cercando di intervistarlo in qualche modo, di capire come pensava, così, pure nel dolore, perché non è che non soffrissi. E lui mi ha detto no, che io assolutamente no. Non hai qualità. No, che Sì. lui, che lui Ah. pensava che io fossi almeno intelligente, tra tanti difetti, ma poi ha dovuto constatare che non è così. Quindi perlomeno un difetto lui ce l'ha a questo punto perché ha fatto delle valutazioni non molto pertinenti, perché se prima riteneva di te una cosa e poi si è sbagliato. Eh, e no, io gli ho detto, ma quindi, aspetta che non vedo più lo schermo, ecco qua. E gli ho detto, ah, ho capito, quindi sono la donna senza qualità, d'accordo. Esatto. No, perché per fortuna Bisogna. l'umorismo non Sì. mi manca, ma è stato molto difficile in realtà tirarlo fuori in quella situazione, ma vabbè, mi chiamerò la donna senza qualità. Gli ho detto, ma tu invece? E tu? E lui mi ha detto che io sono perfettamente giusto. Mm. E sono muri. Mm. Io ho percepito proprio, non saprei nemmeno come esprimerlo, Ma zero. lui era ironico? C'era un velo di ironia oppure era proprio convinto in quello che diceva? Era convinto? Sì, sì, era proprio, per me sì. Anche se poi non si capiva mai quando, no, ma non era tanto lucido in quella fase finale, quindi secondo me sicuramente sì, era convinto. Anche perché no, in realtà io gli ho sentito dire frasi simili tante volte durante tutto il corso della relazione, anche quando giocava a, a chi ce l'ha più lungo col suo amico, diciamo, e, diciamo a chi riusciva a essere più brillante fra i due. E gli ho sentito dire tante volte frasi di questo tipo, però le ho sempre sottovalutate perché io non pensavo che all'epoca che un essere umano potesse veramente arrivare a pensare di se stesso una cosa di questo tipo. Pensavo che scherzasse, Sì. cioè, e invece no. E sì, poi i silenzi, mm, i Sì, no. silenzi, No, dimmi, no, dimmi. dimmi, scusa, pensavo che... sì, sì. Scusami, i silenzi erano, eh, non è che ci sono stati da subito, però anche per far intendere quanto lui facesse due pesi, due misure fra se stesso e la persona con cui stava. Per esempio, per dire, fin dalle prime discussioni che abbiamo avuto all'inizio della convivenza, capitava spesso che quando io a un certo punto della discussione mi sentivo satura e onde evitare di perdere il controllo, comunque dire cose a sproposito, avere una crisi isterica e quant'altro, gli dicevo, guarda, io adesso sono molto provata, ho bisogno di stare un po' da sola, ho bisogno di stare un po' da sola per sbollire. Perché non mi sento lucida, gli dicevo, quindi non mi va di affrontare le discussioni in questo stato d'animo, anche perché non mi sento, cioè non renderei giustizia né a te né a me stessa né alle mie, diciamo, capacità di affrontare le situazioni e quant'altro, né alle tue. Gli dicevo, quindi lasciami 10 minuti, un quarto d'ora da sola e poi magari quando sono un attimo più tranquilla riprendiamo il confronto, che però deve essere un confronto costruttivo. Ah, lui si arrabbiava da morire, mi diceva che io non potevo osare voltargli le spalle, che mi rifiutavo di discutere, che mi rifiutavo di confrontarmi, anche se comunque gli preannunciavo questo mio bisogno. Lui non lo ascoltava, però lui si è permesso per anni di stare in silenzio e non per 10 minuti, per una settimana, a volte anche 10 giorni, in modo continuo perché, come già ti dissi, probabilmente in privato, negli ultimi 2 o 3 anni
2 anni facciamo, i silenzi procedevano a settimane alterne, una settimana mi parlava, una settimana no, una settimana sì, una settimana no. Ma lui quanto era consapevole di questi silenzi? Cioè, lo faceva così proprio per farti star male? Era anche una forma di fuga da parte sua? Oppure c'era proprio solo più che altro la componente sadica? Secondo me entrambe le cose, però se per fuga, ti riferisci al fatto che magari lui voleva, farsi gli affari suoi con qualcun altro, con qualcun'altra, sicuramente quel desiderio c'era, ma i silenzi non erano esattamente costruiti a quello scopo. Secondo me voleva sì farsi gli affari suoi, ma semplicemente non aveva voglia di relazionarsi con me perché non mi amava. Molto Sì. semplicemente, quindi non voleva avermi intorno, e però chiaramente il motivo principale era il sadismo. Cioè, per me lui voleva Sì. punirmi, aveva questo atteggiamento punitivo e voleva anche farmi capire che quello che io percepivo, quello che io pensavo e a cui tenacemente mi aggrappavo, perché io questo fatto che ero pazza non l'ho mai accettato. E lui voleva impormi quella che era la sua verità e se io non l'accettavo, lui stava in silenzio. In quella fase lui stava magari incominciando così a accettare gli occhi un po' intorno, oppure aveva già qualche altra donna o qualche interesse? Allora, dunque, per quanto riguarda i rapporti con altre persone, ci sono sempre stati dei segnali, nel senso che, no, sempre no, cioè in una fase iniziale non aveva occhi che per me e anche comunque se nelle prime fasi della convivenza queste discussioni erano già iniziate, interessi o sguardi altrove non ce n'erano. Ha cominciato poi in quella che io chiamo fase svalutativa matura, cioè circa dopo 2-3 anni di convivenza, a 2-3 anni, a 3-4 anni anzi dalla fine della relazione, in cui ho notato che, per esempio noi facevamo molte attività insieme, come dicevo l'altra volta, insieme è un parolone, insieme per modo di dire, ma insomma con altre persone, con associazioni, avevamo molti interessi e ovviamente in questi contesti abbiamo fatto anche delle amicizie insieme e cioè, ci siamo fatti anche delle amicizie femminili, così come delle amicizie maschili e io mi sono legata in particolare ad alcune donne, ad alcune amiche e che ovviamente conosceva e frequentava anche lui quanto me, perché li abbiam conosciuti insieme. E lui insomma ha sempre comunque usato queste persone per, cioè magari quando eravamo insieme a quelle persone mi criticava Mm. o mi rimproverava davanti a loro. Ma Mm, questo lo faceva per gelosia, lo faceva per avere i riflettori puntati su di sé, lo faceva sì, per invidia, insomma, di te, non voleva, aveva paura magari di essere sminuito, che tu avessi maggiori attenzioni. Ecco, qual era il motivo per cui lui ti si Secondo me lui sapeva benissimo di aver avuto la meglio su di me, anche nei rapporti con gli altri, nonostante loro stimassero anche me, per carità, però lui sicuramente aveva delle, come le chiamano oggi, social skills, delle capacità relazionali sicuramente meno spontanee, meno genuine, ma più anche Quindi non era mirate. per riguadagnare terreno, era proprio, sì, no, ma non c'era motivo quindi a questo punto, no? No, era per farmi sembrare un idiota. Mm. Quindi anche qui sadismo e eh, Sì, sì. era per umiliarmi perché, per esempio, mi ricordo che ci fu un episodio in cui eravamo con questa nostra amica e col suo fidanzato e, e mi ricordo che
un'altra nostra amica che in quel momento non era presente mi aveva detto di dire a questa amica che si era dimenticata di portarle un regalo che le aveva comprato, ma che gliel'avrebbe portato presto. Allora io l'ho riferito, eravamo lì tutti e quattro, l'ho riferito a questa mia amica perché me l'aveva chiesto quell'altra e lui è balzato in piedi e mi ha detto: Ma non ti vergogni? Ma magari quella voleva farle una sorpresa, ma che comportamento è questo? Ma nessuno ti ha insegnato l'educazione davanti a loro. Si picchia. E poi il problema è che siccome l'ha fatto, non ha fatto solo questo, ha fatto anche altre cose dello Però stesso voglio tenore. dire, sì, scusa se ti interrompo, cioè, non è che lui abbia fatto comunque una bella impressione comportandosi così con te, insomma, anche se avesse avuto ragione, però era un modo un po' antipatico di comportarsi con una partner. Ma infatti io ogni volta che lui ha avuto un atteggiamento di questo tipo, per fortuna non tantissime volte, però quelle poche volte sono state davvero fastidiose, davvero umilianti per me. Io mi arrabbiavo. Quando poi ci trovavamo a essere soli, io gli dicevo, guarda che allora se c'è qualche problema oppure senti di dovermi dire che da qualche parte ho sbagliato, prima di tutto me lo dici con un certo atteggiamento rispettoso e secondariamente non lo fai davanti agli altri, lo dici a me. E lui però diventava una furia. Cioè, non è che chiedeva scusa, s'arrabbiava molto di più e mi colpevolizzava. Sì, certo. Senti, e adesso Eva, dicevi che insomma stai cercando appunto di liberarti un po' alla volta anche dai ricordi, da quelli che tu dicevi, definisci immagini, pensieri intrusivi, ma poi non sono neanche così intrusivi, nel senso chiaramente sono vissuti ed è chiaro che nella loro intensità e pregnanza, perché comunque si parla di una relazione d'amore da parte tua e quindi è chiaro che insomma sono rimasti questi vissuti dentro di te e ogni tanto emergono. Però è anche vero che chiaramente ognuno ha i suoi tempi, no? C'è chi magari si riprende più velocemente, chi ha bisogno di elaborarli e a volte è molto meglio avere bisogno di elaborare e di farlo magari anche con più tempo, perché non è detto che avere bisogno di tempo sia negativo, ma anzi può essere proprio un modo per elaborare meglio il tutto ed uscire in maniera, diciamo, poi più, se si vuole dire costruttiva, ma insomma chiara in quello che è bene per noi e anche facendo tesoro chiaramente dell'esperienza. Giustamente adesso tu sicuramente sei ferrata anche in materia, ti sei fatta un'idea anche di queste personalità, quindi insomma sarà anche difficile che tu ci ricaschi. Ah, è stato un Insomma. maestro eccezionale, ma infatti io non butto via nulla. A me l'unica cosa che dispiace è che al di là delle violenze, perché quelle hanno una loro, sicuramente hanno un loro peso e stanno lì a rappresentare il trauma di questa esperienza, ma quelle in realtà si possono anche col tempo, col lavoro su di sé e quant'altro superare, almeno parzialmente, almeno nella parte dove fanno più male. Adesso si vedrà fin dove riesco a arrivare. La cosa che mi fa più male in assoluto è che lui è stata veramente una delle persone a cui io ho voluto più bene nella mia vita, che ho amato di più. E quindi c'è stata questa contraddizione contro cui io lotto ancora ogni tanto adesso, eh, in cui non lo chiamerei nemmeno tradimento, perché ormai sì, il tradimento dell'affetto, per carità, ci può anche stare, però rendersi conto che una situazione così mh, è andata a toccare proprio un affetto così grande.
Non è facile da accettare questa cosa, perché poi al di là dell'attrazione, al di là del sesso, al di là dell'innamoramento, io sono sempre stata anche molto attratta da lui fisicamente, per carità, però poi posso chiamarlo amore, eventualmente, comunque la parte affettiva, Sì, da quella parte parte tua per sì. è quella parte per cui tu ti saresti anche volentieri sacrificato per l'altra persona se si fosse trovata in difficoltà. E io lo dicevo sempre, gli dicevo, se tu fossi in estrema difficoltà, io rischierei anche la vita per te. O comunque se tu avessi anche un problema grave che ti compromettesse, che ne so, facendo le corna, la salute per tutta la vita, io continuerei a rimanerti accanto perché non ti lascio. A lui è bastato Evidentemente. questo, no? A lui è bastato questo. Beh, adesso non ce l'ha più. No, no, però sai, l'idea che comunque tu ci sei stata, magari penserà che ci sei ancora, perché poi non è detto che lui possa anche ripresentarsi. Cosa pensi a questo Ma io, riguardo? ma Speriamo io di no. spero di no, in realtà, però non lo so, so che chiede in giro di me. Eh, Non so cosa significa quando chiedono in giro di te, so che allora, così come trapelava poco della nostra relazione anche agli amici più intimi, perché veramente loro hanno assistito probabilmente a un 2% di quello che veramente è accaduto fra noi e devo dire che queste personalità sono anche molto brave in questo, ehm, perché sono bravissime a nascondere, ma anche certe del fatto che la loro, tra virgolette, vittima non parlerà, comunque hanno quell'atteggiamento di sicurezza che, mm, non lo so, hanno una faccia di bronzo tale, con gli altri si comportano in un modo, con te si comportano in un altro, ma si comportano relativamente bene o comunque non così male quando si è in pubblico, al di là di quegli episodi che ti ho raccontato, è malissimo in privato e lo fanno con una nonchalance di cui io non sarei in grado, per esempio. Ehm, E poi è anche difficile rendersi credibili in queste situazioni perché quando poi, perché cioè, finché si è immersi nella relazione, si tenta di recuperarla, non ci si pensa a questo. E allora non si parla con nessuno, perché come nel mio caso non vuoi sparlare, non vuoi parlare alle spalle dell'altra persona, non vuoi metterlo in cattiva luce e perché speri sempre che mi sento stupida perché lo sapevo già, però che un domani la situazione cambi. Però invece non cambia e quando ti trovi scartata, magari abusata oltre ogni limite consentito e distrutta completamente anche materialmente, in alcuni casi, come è capitato a me, già sostituita prontamente con qualcun altro, arriva la campagna diffamatoria e quando arriva tu ti rendi conto che lui dice con la sua solita maestria, peste e corna su di te, in primis che sei pazza, ovviamente, sì. perché il gaslighting lo fa anche agli altri, Mm. non solo a me. Però se tu provi a dire a queste altre persone, guardate, ma anche solo per un moto disperato di autodifesa, per preservare un briciolo di dignità a fronte di questo sfacelo anche d'immagine, provi a dire a queste persone, guardate che questo è un uomo violento, questa persona non solamente mi sta facendo passare le pene dell'inferno in questo periodo, ma sono anni che va avanti, addirittura sono 3 anni che io telefono ai centri antiviolenza, ma non l'ho mai detto a nessuno. Rischi di passare per quella che si inventa queste cose perché è stata lasciata per un'altra. Mm. Non è Questo chi è che te facile. l'ha detto? No, no, questo lo penso io Ah, perché lo pensi comunque tu? Ok. lo penso io perché secondo me anche gli amici, quelli che credevo essere più, cioè a me Sì. sono rimaste veramente vicine incondizionatamente e dalla mia parte, se così vogliamo dire, solamente una o due persone.
Altre mi vogliono continuare a stare vicine, ma e secondo me credono anche in parte a quello che io ho raccontato loro, però secondo me pensano che io stia un po' esagerando per sofferenza, quando in realtà non gli ho raccontato nemmeno la metà Certo. di quello che ho passato. E perché davanti all'atteggiamento che ha lui, non so, si imbambolano come mi imbambolavo io, del Sì, resto. sì, certo. Beh, del resto, se hai detto che insomma si presenta bene da bravo ragazzo, da buon ragazzo, no, Da Salvatore. da Salvatore, persino. E questo anche per dire ancora una volta, prestiamo attenzione perché ci sono personalità che in effetti appaiono in un modo, hanno un volto, ma poi dobbiamo vedere bene dietro quel volto se effettivamente tutto combacia come sembra, appunto. Ci sono tanti dalla faccia del bravo ragazzo, della brava ragazza. Miti magari, miti, non so se anche nel caso appunto di questo tuo ex ha un carattere apparentemente tranquillo, mite. Sì, Mm. sì, sì, assolutamente, non solo tranquillo, ma uno che non si scompone mai. Era considerato da tutti molto affidabile proprio per questo suo atteggiamento che sembrava molto, come dire, integro, molto tranquillo, pacato, ma anche per esempio se qualcuno gli poteva dire qualcosa che a lui poteva dar fastidio, lui al massimo lo liquidava con una risata di superiorità. Mm. Non è che si scomponesse, Sì. lui non scompone la sua immagine davanti agli altri, quindi lo consideravano un po' una specie di statua di affidabilità, no? Magari hanno visto più volte me provata, anche dalla situazione che vivevo in casa e che non raccontavo per i motivi che ho esposto poco fa. Magari mi hanno vista un po' nervosetta qualche volta anche nei suoi confronti e quindi chiaramente quando ti trovi davanti a una donna nervosa, magari un po' arrabbiata, magari un Certo. po' rompiballe e lui che invece è tranquillo, pacato, fa spallucce, fa i sorrisini, come dire ma sì, ma tanto questa rompe le scatole, eccetera. Contro chi è che puntano il dito? Contro la vittima. Diciamo da un lato la persona stabile, dall'altro la persona instabile, no? Questa è l'apparenza. Eh sì, Esatto. sì. Esattamente. E qui anche la stessa cosa è successa, come prima dicevo che, per esempio, riguardo i silenzi, lui, se io osavo stare in silenzio, o comunque per riprendermi anche 5 minuti, isolarmi un attimo dal contesto, lui se la prendeva tantissimo, mentre invece lui poi si è permesso di stare in silenzio non so quanti mesi in anni, la stessa cosa avveniva anche qui se lui sentiva o percepiva che io parlavo con quelle due persone a cui raccontavo nemmeno tutto quello che capitava in casa, ma comunque accennavo qualcosa, se origliava dalla porta e sentiva che io raccontavo qualcosa del suo comportamento, sei pazza, andava su tutte le furie e mi diceva che ero pazza. Le persone che hanno parlato con me al telefono in quei momenti si ricordano ancora che lui mi diceva che sono pazza. E cose di questo tipo, però dopo lui, alla fine della relazione, si è permesso di andare in giro a dire cose di me terrificanti. Comunque non è una bella impressione, almeno per chi abbia un po' di un filo di intelligenza, insomma, un compagno che comunque dà della pazza, anche fosse una ex, voglio dire, e fosse anche una ex rompiscatole, però dare della pazza mi sembra anche no, una cosa un po' un'offesa piuttosto pesante, direi. Ah, Quindi. sì, sì, ma infatti ho Specie se poi un'amica, fosse vero, no? Specie se poi fosse vero, sarebbe ancora più tra pesante l'altro, la cosa. tra l'altro, anche perché io non ho nulla da nascondere, ma per carità, poi i miei problemi, piccoli o grandi che siano, ce li ho anch'io, ma a parte il fatto che sono una che ci lavora perché non riesco a stare ferma un attimo, devo imparare, imparare, imparare e quindi imparare anche su me stessa, imparare a superare i propri limiti è una cosa molto importante, quindi superare determinate prove a cui la vita ci mette davanti, anche diciamo di natura più introspettiva, quindi per me è molto importante. Però pazza non mi sento.
sinceramente. Non lo Pazza, so. proprio psicotica, come lui voleva farmi, così senza controllo, con magari 10 personalità, non lo so. Certo. Però sì, questo è stato il suo mantra, tant'è che la prima volta che io mi accorsi che c'era qualcosa che non andava nel suo comportamento palesemente e conseguentemente chiamai per la prima volta un centro antiviolenza per vederci più chiaro, fu proprio nel corso di un episodio in cui lui non la smetteva durante una lite di dirmi che ero pazza, io scoppiai a piangere e gli dissi di smetterla di dirmi così, che mi stava facendo soffrire, e sul suo volto vidi un sorriso di soddisfazione. Mh. Quindi comunque c'era del sadismo. Eh beh, certo, indubbiamente. Sì. Senti Eva, beh, ci sarebbero tante cose da dire, chiaramente, perché è una vicenda lunga, insomma, 8 anni, non è Mh-mh. poco, non è poca cosa. Però, insomma, al momento abbiamo già detto, ecco, abbastanza cose importanti e così lasciamo la riflessione e le eventuali domande che, insomma, poi potrai anche rispondere tu direttamente oppure magari una prossima volta. Va bene, molto volentieri. E intanto io ti abbraccio forte, Eva, e dai, Altrettanto. avanti così, avanti tutta come dico sempre, e vedrai che insomma la spunteremo, no? Le cose si rimetteranno a posto. Poi Mm. facciamo tutti squadra qua contro. Esatto, esattamente. Va bene, un abbraccio forte e buona serata intanto. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Ciao. Eva, ciao, un abbraccio, ciao.